Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati su 98 megapixel. Oggi vi porto un video speciale, diverso dal solito, ma spero il primo di una lunghissima serie. Infatti, oggi parliamo di un progetto nato dal mio gruppo Telegram e del quale vado veramente orgoglioso. Ma prima di iniziare, via con la sigla! Prima di iniziare a parlare di questo nostro amichetto che conosciamo molto bene, vi ricordo come al solito, se già non l'hai fatto, di iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare. In questo modo mi aiuti veramente un sacco con l'algoritmo di YouTube, far conoscere il canale sempre a nuove persone e a me aiuti per portarti nuovi contenuti. Inoltre, qua sotto in descrizione, c'è il link per il mio profilo Instagram e per il gruppo Telegram. E questo video, secondo me, ti sarà molto utile quel link lì, quindi non perdertelo. Ma adesso basta con le chiacchiere e iniziamo, perché è una vera figata quella che vi sto per raccontare. Qualche giorno fa, ormai da quando voi vedete il video sono passate quasi 2 settimane, ammetto, stavamo parlando sul nostro gruppo Telegram dell'NC 2500 Pro della SkyRC, un caricatore che noi conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato veramente un sacco, c'è già un video dedicato, ma sappiate, come avevo accennato qualche settimana fa, ne uscirà uno aggiornato sulla carica delle pile per le Mini 4VD con questo caricatore. E appunto stavamo parlando del fatto che effettivamente scalda un po' sto cosino quando carica le pile. Di base il problema è dovuto al fatto che le celle, cioè le stilo, sono inserite all'interno del caricatore e tutto è privo di ventole di raffreddamento. Infatti, se voi ruotate il vostro bellissimo caricatore sul back, sullo sfondo, sul retro, leggiamo Hot Surface Do Not Touch. Infatti il dissipatore di questo caricatore è solo e semplicemente la sua base. Ora, molto bello SkyRC, una cosa compatta, tutto quel che vuoi, ma una ventolina pesava? Qual è il fatto? È che in carica e scarica, soprattutto se facciamo fare dei cicli e noi ce l'abbiamo appoggiato su una base, come c'è scritto le istruzioni di fare, questo scalda e cuoce. A me mi ha sciolto il tappetino che uso per fare cutting e per evitare di disfare la scrivania. Letteralmente è un tappetino di plastica spesso che si è tutto deformato, perché questo robino qua scalda come un forno. E voi direte, sì, va bene, però ci sono già degli stand da stampare, quindi bisogna avere una stampante e non sono affatto semplici e piccoli da stampare. O in alternativa ci sono dei kit da comprare o anche lì da stampare che permettono di mettere delle ventole. E qui vi voglio però. Se ci guardate, e qua vi metto una bella immagine di questo simpatico kit, dove pone le ventole? Sul retro, dove c'è il dissipatore del caricatore? No! Le mette sulle batterie. Perché loro cosa dicono? Quando noi carichiamo con l'NC 2500 Pro, le batterie si scaldano. Perfetto! Ma perché si scaldano? Perché le stiamo caricando? In parte sì, ma anche perché tutto il caricatore è caldo e non dissipa bene il calore. Oltretutto, con questo kit noi mettiamo le ventole, quindi dell'aria fredda sparata, sopra le batterie. Ma dovete sapere una cosa: durante la carica e la scarica, il caricatore, per capire che le batterie sono pronte, che le celle hanno finito di caricarsi, utilizza anche la temperatura, o meglio, capisce quando la pila è carica, ma basato anche sul quanto è calda. Se noi raffreddiamo la pila, gli elementi al suo interno rispondono in modo diverso. E cosa succede? Che il caricatore continua a caricare la pila e ce le rovina. Geniale come cosa mettere dell'aria fredda sulle pile, quindi. Di conseguenza ci siamo messi un po' a ragionare e abbiamo avuto 2 idee. Una, prendi l'NC 2500 Pro, lo metti in piedi. Sì, bello, ma serve a niente di base, a meno che tu non ti metti lì a soffiare tipo e sperare che l'aria della tua bocca lo rinfreschi, dopo un po' si scalda comunque. E quindi abbiamo iniziato a pensare a una basetta per raffreddare l'NC 2500 Pro. Uno stand che ti permettesse di tenerlo in piedi comodo, ma che raffreddasse il retro. Di conseguenza, nella nostra sezione dedicata alla stampa 3D, ci siamo messi a parlarne. E qui devo ringraziare il mio iscritto, Marco, che si è proposto di aiutarci con la progettazione e abbiamo deciso quindi di prendere una bella ventolona da server che copriva quasi tutto il caricatore e di stamparci un supporto da torno. Per questo progetto e in generale per tutti i progetti che continueranno su questa linea ci siamo posti degli obiettivi fondamentali da seguire un po' come linea di pensiero. Primo, i file saranno gratis, ma disponibili solo sul gruppo Telegram di 98 megapixel, quindi chi li avrà saranno i miei iscritti. Secondo, devono essere prodotti facili da stampare,
senza grosse dimensioni, quindi letteralmente io con la mia A1 mini, che è un piatto da 18 cm, riesco a stamparlo. In questo modo chiunque, sia con stampanti più grosse che con piatti come il mio, che comunque è un piatto piccolo, dovrebbe farcela. Questa volta mi sono proposto io come cavia per la realizzazione, quindi Marco progettava e io gli davo le misure. E povero Marco, perché io a prendere le misure sono veramente pessimo. Mi sono armato di calibro, caricatore e diciamo che ho fatto un po' di danni. O meglio, le misure le ho prese, ma prima di ottenere il risultato definitivo, diciamo che abbiamo dovuto fare un po' di prove. Sicuramente la cosa che più ho apprezzato è stata la disponibilità di Marco, che infatti ringrazio ancora tantissimo, un po' perché mi ha sopportato nei miei 1000 errori di misurazione, un po' perché letteralmente la scena era: mi mandava il file di prova, io stampavo, controllavo cosa non andava, glielo scrivevo, sistemava e riprovavamo. E così facendo, letteralmente in 2 giorni la base di raffreddamento era pronta. Ma visto che so che queste cose vi piacciono un sacco, vi lascio un po' di timelapse di stampaggio dei vari pezzi. Bene, pezzi stampati e sappiate che sono veramente contento che si riesce a stampare tutto in sole 4 ore, che è un ottimo risultato perché comunque vuol dire che in 4 ore voi siete a posto. Ora che abbiamo i nostri 3 pezzi stampati, ci spostiamo sul tavolo da lavoro che vi faccio vedere come si assemblano. Ok, eccoci sul banco da lavoro, sto provando una nuova inquadratura. Mi fate sapere se vi piace perché la telecamera in questo momento è collegata al mio petto, così che non ho pali in mezzo che sono scomodi e ho le mani libere soprattutto. Mi date un feedback per favore. Allora, qua c'è tutto quello che ci serve. Prima di tutto, ventola, quella che vi dicevo, da server. La mia è da 9 cm, al quale è stato collegato un alimentatore da 5,8 volt. Questo qua penso Mitsubishi Electronic, credo fosse di un vecchio caricatore del telefono, mi pare. Vabbè, l'ho recuperato un po' in giro, insomma. Ventola invece del server è classica. Questa qua sarebbe una brushless, infatti ha 4 fili. Sappiate che i motori brushless, se voi collegate soltanto il più e il meno ai cavi giusti, funzionano come un motore normalissimo. Poi, pezzi che abbiamo stampato. Parte centrale. Io l'ho fatto in azzurro, chiaramente è personalizzabile, al quale abbiamo collegato i gommini, li abbiamo già incollati. Tenendo verso l'alto e quindi appoggiando come base questo punto qua e creando i supporti su tutto sotto, usando i supporti standard, viene molto meglio. Ora, per quanto riguarda viteria e robe varie, ci servono 8 viti 4M, quindi da 4 mm come diametro, lunghe 3 cm o 30 mm. Per la testa io consiglio queste qua, perché? Perché di base si infilano perfettamente dentro allo scasso che abbiamo fatto e quindi non debordano e non rompono le scatole. Tutto questo sistema di viteria lo trovate dalle Leroy Merlin, no sponsor, ma ve la cavate con 8 euro e vi avanzano dei pezzi se ne dovete fare un secondo caricatore o simili. Poi, dadini autobloccanti, compatibili sempre con 4M, perché il dadino autobloccante? Perché così siete sicuri che con le vibrazioni non vi si svita e non perdete pezzi. Ce ne servono 8. Poi 16 rondelle compatibili con le viti 4M, che le trovate dentro a quel pacchettino che vi ho già fatto vedere. Infine, per ultimare il lavoro e renderlo proprio una finezza, gommini antiscivolo da 10 mm di diametro. Questo qua è da 20, ve ne bastano chiaramente solo 4. In questo modo li agganciate nei fori, negli scassi che vengono stampati sulla base e sui piedini laterali. Io ci ho dato anche una ripassata sotto di ATAC per renderle iperaderenti, e così siete sicuri che una volta fissato non scivola più. Bene, passiamo al montaggio. Io consiglio di muoversi così. Prima di tutto, pedana, 4 viti, li infiliamo nei 4 fori. Come potete vedere c'è possibilità di gioco. L'abbiamo fatto perché così si possono montare ventole di formato diverso. La mia è da 9 cm, ma chiaramente una vite più piccola stringete la vite, più larga la allargate. Chiaro, non starei a esagerare perché se andate tipo qua è una ventola enorme e il caricatore probabilmente vi decolla, però a voi la scelta. Poi, ventola. Come si monta la ventola? Si monta con l'aria che viene spruzzata contro il caricatore. Quindi nel mio caso così. Ok, viti inserite, al momento ne potete mettere anche soltanto 2, lo flippate a testa in giù e vi spostate sul bordo del tavolo.
Perché? Perché in questo modo le viti sbucano fuori, ok? Prendete i vostri autobloccanti e iniziate a fissare. Direi che tutti siamo capaci di avvitare una vite. Montati i primi due potete osservare che la ventola si muove, ok? Questo cosa serve? Serve così la tenete ferma, poi con calma mettete gli altri viti. Già alla terza la ventola è stabile, montiamo anche la quarta perché così è bilanciata. Sono dadi autobloccanti, vuol dire che sono un pochino duretti da tirare, quindi il mio consiglio è lo portate a battuta col dito, senza stringere eccessivamente, tanto non serve. Dopodiché, come strumenti, se avete la chiave meglio, io non ce l'ho, uso una pinza che si adatta benissimo al lavoro che dobbiamo fare. Da una parte si pinza, dall'altra cacciavite e via di stringere. Ok, ventola fissata, bisogna controllare che non balli e che scorra perfettamente. Bene, ora passiamo alle nostre gambe. Allora, queste gambe sono state progettate per poi essere richiuse, nel senso che una volta che noi non useremo la basetta, noi le mettiamo così e chiaramente sarà tutto bello compatto e chiuso. Bene, in esterna, quindi staranno così, con il piedino, questo qua dove c'è il gommino, che va dietro. Come si fa a montarli in modo semplice, veloce e indolore, senza stare a impazzire? Vite, rondella, perché? Perché questo qua è un pezzo che si muove. Infiliamo la vite. Ora, attenzione, prendiamo due rondelle, la posizioniamo una, la nostra basetta con il piedino verso il basso e lo appoggiamo e inseriamo la vite. Tranquillamente a mano, non serve stringere, giusto che si inserisca dentro alla parte nera. A questo punto, seconda rondella, stesso procedimento, è un pochino più ghignoso, chiaramente abbiamo meno spazio. Bene, facciamo uscire leggermente una delle due viti, rondella e autobloccante. Possiamo chiudere la cosa, pinze e via a stringere. Teoricamente, se avete fatto le cose fatte bene, la vite arriva proprio a filo, non vi sporge. È necessario che queste parti qua siano strette bene, perché in questo modo una volta aperto rimane in posizione e non vi molla. Nel modello poi che troverete sul gruppo Telegram ci sarà una parte aggiuntiva che andrà a incastrarsi qua dietro per rendere il tutto ancora più solido. Quello che dovrete ottenere è pezzo chiuso. Quando lo apriamo fa un po' di resistenza, ma in questo modo una volta in posizione non molla, non oscilla, ok? Ed eccoci quindi con la nostra basetta da raffreddamento pronta. Come potete vedere, quando è chiusa è veramente molto compatta, addirittura senza ventola è sottilissima, poi chiaro la ventola io la lascerei sempre montata per comodità. Quando dobbiamo usarlo apriamo le due linguette, come potete vedere fanno un po' di resistenza, ma questo serve per tenerle in posizione. Le appoggiamo, dopodiché prendiamo il nostro caricatore. Vedete questi 4 bei forellini qua? Servono per incastrarsi all'interno dei nostri piedini. Quindi li appoggiamo e lo inseriamo all'interno. E quindi eccoci con il nostro caricatore montato. Come potete vedere, sopra l'accesso all'alimentazione è libero, ventola dietro che può sparare l'aria c'è, e qua sotto c'è anche lo scasso per la nostra USB e per il break-in del motore. Quindi volendo possiamo gestirlo tutto da qua. È molto comodo perché chiaramente in questo modo, essendo in piedi, uno è visibile, noi possiamo usare la nostra rotellina, il tasto back senza problemi, le pile le riusciamo a togliere più facilmente piuttosto quando è striato e occupa anche meno spazio sul tavolo. Come potete vedere l'assemblaggio è veramente facile e immediato e il mio, fra parentesi, è già all'opera perché domani ho la prima di campionato, video che voi avete già visto a proposito, se no ve lo lascio qua così ve lo potete andare a recuperare, e funziona veramente da Dio. Il caricatore rimane ghiacciato, perfetto, e le batterie si scaldano molto di meno, se non addirittura a zero, a seconda chiaramente di quanto le caricate. Bene, detto questo, io sono veramente felice di questo progetto anche perché è nato spontaneamente dalla voglia di lavorare insieme dei miei iscritti e questa cosa mi rende veramente orgoglioso di avere una community così bella e wow, sono veramente tanto contento, quindi grazie mille ancora a tutti quanti, grazie mille a Marco. Detto questo, se il video ti è piaciuto e ti interessa questo progetto, ricordi di entrare nel gruppo Telegram, lì qua sotto in descrizione. Se avete altre idee, entrate nel gruppo e proponete, che magari usciranno altri progettini per le minicoterie, anzi non magari, sicuramente usciranno perché le idee sono tante e ci vuole giusto un attimo il tempo di realizzarle, ma poi possiamo farle uscire. E se non avessi una stampante? Beh, nessun problema. Puoi contattarmi, sempre su Telegram, quindi ripeto, entrate perché tanto faremo tutto da lì e ci possiamo mettere d'accordo per la stampa. Mi dirai cosa ti serve e cosa non ti serve, se vuoi prenderti la ventola da solo oppure se ti serve anche la ventola e ci organizziamo per la costruzione insieme. Detto questo, da Axel, dalla Uno Mini e dalla nuova basetta di ricarica e raffreddamento per l'NC2500 Pro è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!